Ciao, sono Davide. Allora, oggi prepariamo la mortadella. Allora, premetto prima di cominciare che questa è una mia personalissima ricetta, è una mia personalissima procedura, quindi non ha niente a che vedere con quella di Bologna. Quindi vi farò vedere alcuni passaggi, vi faccio vedere come faccio io a fare la mortadella. Allora, cominciamo da che tipo di carne ci vuole. Naturalmente di maiale. Io utilizzerò a 50 e 50%, quindi farò un 50% di coscia di maiale, io utilizzo il prosciutto, e un 50% di pancetta, sempre di maiale. Oggi andrò a preparare due mortadelline da 2,5 kg l'una, quindi ho 5 kg di carne. Adesso vado a dividerla a pezzettini. Faccio dei pezzi abbastanza piccoli perché avrò bisogno di andarla a mettere in freezer. Questo tipo di lavorazione della mortadella ha bisogno di mantenere una temperatura che non superi mai i 5 gradi, 4-5 gradi, quindi dobbiamo utilizzare dell'attrezzatura come il tritacarne, come poi dopo il frullatore, sono macchinari che vanno a scaldare la carne, quindi in precedenza, una volta che faccio i dadi, li faccio a misura che entrino nel tritacarne, li andrò a mettere nel congelatore per un'oretta in maniera che si rassodino e diventino bei freddi, così durante la lavorazione non andrò mai sotto i 5 gradi. Ecco, se mentre la pulite vedete che ci sono dei grumi di sangue o degli eccessi di grasso, ce li tirate via. Io vorrei fare una mortadella non super grassa, con i suoi lardelli interni. Deve diventare buona, insomma. E visto che la fate voi, cercate di prendere della carne di prima qualità, mi raccomando, e la tollettate bene, la pulite bene, così sapete cosa ci mettete dentro. Allora, la carne di maiale l'ho divisa. Adesso passo alla pancetta. Allora, della pancetta però cerco di tenere la parte un po' grassa, che poi dopo andrò a fare a dadini, che diventeranno quei dadini che vedete dentro la fetta della mortadella. Quindi prendo la pancetta, vedete la parte un pochettino più grassa, cerco di tenere da fare i cubetti. Comunque intanto la vado a fare a strisce. Ecco qua, questa qua la tengo, che adesso vi faccio vedere. Questa carne che io ho preparato adesso la vado a mettere nel freezer per una mezz'oretta, così si rassoda e diventa bella fredda. Allora, mentre che si raffredda la carne, prepariamo quei famosi dadini che vediamo dentro la mortadella. Allora, normalmente devono essere almeno il 15% del peso totale della mortadella, quindi su 5 kg di mortadella andrò a mettere 600 grammi di lardelli. Quindi preparo delle fettine così. Io cercherò di prendere poi solo la parte più grassa. Se poi in casa avete del lardo, magari in casa non ce l'avete, però prendete un pezzettino vi fate dare un pezzettino di lardo di maiale, così fate meno fatica ed è praticamente tutto grasso, ecco, non c'è la parte magra. Io il lardo l'ho utilizzato tutto per fare proprio quello stagionato e quindi utilizzo la pancetta, che va benissimo lo stesso.
Ecco, guardate, praticamente vado a tirarci via la parte magra e vado a fare dei cubetti così. I nostri dadini sono fatti, sono circa 600 grammi. Adesso prendete un pentolino con dell'acqua, ci date fuoco, no, lo portate ad ebollizione e ci mettete dentro questi lardelli, in questa maniera. Io ce li metto già dentro ad acqua fredda, erano un po' tiepida l'acqua. Perfetto. Li facciamo andare una ventina di minuti. Quando vedete che diventano un po' trasparenti così, spegnete che sono pronti. Allora guardate, i lardelli è già un quarto d'ora che stanno andando, li lasceremo un altro paio di minuti e poi dopo sono pronti per essere tolti. Nel frattempo mi sono preparato le spezie per andare a condire la mortadella, che adesso ve le vado a dire. Vi ricordo che sono mie personalissime spezie a mio gusto personale. Allora, 18 grammi di sale per chilo, fino, sale fino, quindi sono 90 grammi di sale fino per 5 kg di carne. Poi sono 2 grammi di pepe per chilo e sono 10 grammi di pepe nero. Di aglio invece sono 3 grammi per chilo, aglio in polvere utilizzo, quindi sono 15 grammi di aglio in polvere. Ho 10 grammi di zucchero che vado a mettere all'interno, diciamo un po' per regolare l'acidità, una mia idea. E poi dopo il pepe in grani. Il pepe in grani andrà messo quando vado a mescolare tutto l'impasto, quando è pronto. Non mi piace tanto pepe dentro, quindi su 5 kg ho messo una cinquantina di chicchi di pepe. Poi dopo vedete voi, quando siete, magari ne fate una, poi vedete come vi piace di più. Allora, queste qua sono le mie dosi. Adesso le metto un attimo da parte perché vado a togliere i lardelli dal fuoco. Ecco qua, li facciamo scolare. Bene, questi qui, mentre che vado a prendere la carne dal freezer che si è raffreddata, lascio questi qua che li facciamo raffreddare. Bene, allora guardate, la carne è a 0 gradi, è fredda, 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 andiamo alla macinatura. Utilizzerò una piastra del tritacarne di 2 mm, che è una piastra molto, 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 molto fine, proprio per andare a ridurre il più sottile possibile la carne. Allora, comincio con la pancetta. Ho aggiunto anche i pezzettini di scarto che ho ottenuto dai cubetti, insomma, dallo scarto dei cubetti. E ho messo in frigo una brocca con un po' d'acqua in freezer per farla diventare gelata. Se no potete utilizzare anche i cubetti di ghiaccio che ci servirà in un secondo momento. Ok? Andiamo. Guardate come esce fine 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 fine. Ecco, allora questa è la prima passata. Adesso io vado a prepararmi le spezie, quindi vado ad unire il sale, l'aglio, il pepe e lo zucchero. Mescolo. Bene. Adesso lo metto dentro al macinato.
e poi vado a impastare a mano un po'. Ecco, adesso lo vado a ripassare un'altra volta. Così si mescola bene il condimento e diventa ancora più fino il macinato. Ecco qua, con un po' di pazienza, perché è molto attaccaticcio il tritacarne, fa un po' fatica, si appiccica e ci mette un po' a uscire, quindi un po' di pazienza, ci riuscite e ottenete un bel macinato fine. A questo punto adesso lo torno a mettere in freezer per una mezz'oretta, così si rassoda e passiamo alla frullatura. Bene, allora il macinato si è proprio rassodato, vedete com'è bello sodo. Vi avevo detto che avevo messo una brocca d'acqua che ha fatto anche un po' di ghiaccio, bella fredda. Adesso vedete questo apparecchio che non è altro che un tritatutto, vedete, come quelli che ci sono a casa, è leggermente più grande, giusto per fare un pochino prima utilizzo questo qua che è un pochino più, diciamo, professionale, perché tiene 3 litri, quindi dovrò fare almeno in 2 volte la passata, insomma. E niente, vado a mettere dentro il macinato all'interno, non esagero, farò anche 3 passate, che non c'è nessun problema, non c'è nessuna fretta. Quindi vado a chiudere e lo metto in moto. Facciamo andare, deve diventare come una spuma. Siccome la macchina scalda un pochettino, ci vado ad aggiungere un goccetto di acqua gelata all'interno per mantenere la temperatura del macinato sempre che non superi i 4 gradi. Ecco, guardate. La consistenza deve essere questa qua, deve proprio diventare una crema. Quindi adesso la tolgo e la vado a passare tutta. Ecco, guardate, l'ho frullata tutta, adesso siamo pronti per andarci a inserire lardelli e pepe. Allora, ecco qua. Vi allargate bene il vostro composto, il vostro macinato, andiamo a suddividere un po' i lardelli qua e là per poterli far andare un po' dappertutto. E anche il pepe. Così, basta. E poi vi armate di pazienza, se non avete una mescolatrice e mescolate a mano. Il profumo si sente già, profumatissimo. Ecco, siamo pronti per l'insacco. Allora, utilizzerò un budello sintetico, visto che non ho trovato la vescica, perché potete, se la trovate, potete utilizzare anche la vescica di manzo, che è è ottima per poter da metterci dentro una mortadella. Utilizzerò questo budello sintetico che è di 18 cm. Potete trovarlo anche su internet, eventualmente vi lascio il link in descrizione. Ne vado a tagliare un pezzettino così, lo vado a inumidire nell'acqua in questa maniera
lo asciugo per bene. Vado a farci un nodino per chiuderlo. Ecco qua. Bene, ne preparo un altro e poi vado a inserire la carne nell'insaccatrice. Allora, vado a inserire la carne qua nel tubo. Ecco, vedete, questo qua è da 5 kg, ci sta proprio precisa tutta. E siamo pronti per insaccare. Quindi vado a inserire il mio budello proprio nel beccuccio, ci faccio qualche forellino qua per far uscire l'aria e vado a insaccare. Cercate di comprimerla bene. Ecco, guardate, direi che così possa bastare. Allora, non dovete tirarla troppo, perché quando andremo a legarla dopo si gonfierà, quindi tenetela un pochettino morbida, così, perché poi quando andremo a legarla si arrotola, non vi preoccupate, si prende la forma. Bene, siamo pronti per la legatura. Allora, corda alla mano, vado a chiudere la parte che è rimasta aperta. Vedete come le ho tenute basse? Guardate. Classico nodino per chiuderla. Qui vado a tagliare l'eccesso. Corda, tenete il lato scoperto un pochino più lungo, fate un giro sopra, qui girate e girate la mortadella, un giro sopra ancora. Io direi che 4 legate siano sufficienti. Si possono fare anche di più, ma è sufficiente 4. Qui andiamo a chiudere. In questa maniera. Passo la corda qua. Passo la corda qua. E vado a chiudere con un nodo. Ecco qua, facciamocene un altro, così siamo sicuri dove vuoi che scatti. Bene, qua ci potete fare il nodino per poi appenderla. Ecco. Cercate di sistemare bene l'incrocio.
e adesso possiamo legarla lateralmente. Potete fare il nodo a strangolo, io comincio dal centro, così, nodino in testa, passate sotto la mortadella, poi chiudete. Vedete com'è bella tirata? Ecco, possiamo farcene un altro anche qua in fondo, ma non è necessario, facciamocelo. Non esagerate a tirare perché sennò vi scoppia poi il budello. Va bene. Deve essere artigianale, non deve essere perfettissimo. E voilà. Adesso ci fate caso, io ci faccio qualche forellino, perché durante la cottura sgocciolerà e avanza di scoppiare. Belline, eh? Allora, ho già acceso il forno, ci sono diversi metodi di cottura, potreste cuocerle immerse nell'acqua in una pentola, che è una cottura che va benissimo, però io ho il forno, le preferisco fare al forno. La cottura in pentola forse è leggermente più lunga ed è meno precisa. Comunque vi dico come la cuocio io, poi dopo magari andremo nei commenti, se volete andremo a parlare poi delle varie cotture. Allora, forno 80 gradi, teglia con dell'acqua sotto, sonda a cuore, cottura fino a 70 gradi a cuore. Ci metterà forse 7-8 ore. Ci vuole della pazienza, ci vediamo quando sono cotte. Bene, forno pronto. Le vado a infornare. Sonda. Ci vediamo fra un po'. Bene, la mortadella ha cotto, 70 gradi a cuore, sono passate circa 6 ore. Vado ad estrarla. Eccole qua. Adesso la prima cosa che c'è da fare, perché non possiamo tagliarle subito, ho preparato una vasca con del ghiaccio dell'acqua, le vado subito ad immergere all'interno per fermare la cottura. Se le lasciate dentro anche per un'oretta, poi non vi fermate lì. Una volta che le avete lasciate dentro, che si è sciolto il ghiaccio, che si sono raffreddate,
dovete aspettare ancora una giornata per poter degustarle. Difatti ci vedremo poi domani. Le vado a mettere in frigo una volta che si è sciolto il ghiaccio, e le porto a cuore a 4 gradi. Devono proprio essere fredde da frigo. Ok, direi che ci possiamo vedere tranquillamente domani. Bene, è passata una notte, l'ho lasciata in frigo, diciamo che a cuore è arrivata a 4 gradi di temperatura, si è raffreddata bene. Anche se la lasciate un giorno o due in frigo, gli aromi si vanno un po' a distribuire bene, insomma si va un po' a stabilizzare, però andiamo a fare la prova di taglio. Ecco qua, io direi che sia venuta piuttosto bene. Andiamo a fare una prova assaggio. Buona, molto buona. Non assomiglia, diciamo, all'originale, quella che comprate al supermercato, perché il gusto si avvicina molto. Io sono stato molto scarso di spezie, ci si poteva mettere anche qualcos'altro, però poi dopo, se voi ve la fate in casa e volete aggiungerci qualche cosa, man mano arrivate poi dopo alla dose giusta e il gusto che vi piace di più. Io direi che sia ottima, la mortadella è venuta bene. Questo è il risultato. Buonissimo comunque. Il sale è perfetto, l'aglio è perfetto, è molto molto buono. Conservazione, metà io la tengo sotto vuoto e metà la metto in taglio, me la mangio a casa con le tigelle, la piadina, insomma così anche. E si può conservare tranquillamente anche un paio di mesi in frigo sotto vuoto. L'unica cosa è che adesso la vedete bella rosa, però lasciandola aperta, non avendo conservanti, è molto facile che la fetta si ossidi e diventi scura molto velocemente. Quindi non succede niente, si inscurisce solo, ma il gusto è sempre buono quello lì. Poi man mano che vai avanti torna poi bella. Va bene, questo è quanto. Spero che il video vi sia piaciuto, anzi se vi è piaciuto mettete un mi piace. E se cliccate qua vi iscriverete al mio canale e attivate la campanella, vi arriveranno notifiche su eventuali nuovi video o dirette. Vi invito a iscrivervi agli altri miei social, Instagram, YouTube e anche il canale Viola. Poi sapete che io ho anche un canale hobby, che poi dopo vi verrà il link qua sotto. Comunque magari se vi iscrivete mi fate un piacere. Va bene, io vi ringrazio, grazie dell'attenzione, scusate della lunghezza del video, direi che ci possiamo vedere alla prossima video ricetta. Ciao da Davide!